Siamo fratelli e sorelle del mondo. Dal 9 marzo 1908 questa è la nostra storia. Giocatori, carriere, storie e vite diverse. 52 paesi hanno avuto almeno un giocatore che ha indossato i colori nerazzurri, i colori del cielo e della notte. Qualcuno ha legato indissolubilmente il suo nome all'Inter, scrivendo pagine indelebili della leggenda nerazzurra, una leggenda internazionale. Qualità, energia e grande tradizione. Con queste parole si può raccontare la straordinaria connessione che lega l'Inter e la Germania. Sono solo 10 i tedeschi che hanno vestito la maglia nerazzurra, ma alcuni di loro hanno contribuito a scrivere alcune delle pagine più belle della leggenda interista. Una leggenda che trova alcuni dei suoi eroi più amati nelle cavalcate europee della grande Inter. Tra questi c'è anche Horst Ziemaniak, il primo tedesco a vestire i colori nerazzurri, campione d'Europa nel 1964, il primo di una serie meravigliosa, ripresa negli anni '80, prima con Hansi Müller. Müller, è una giornata speciale per te, anzi specialissima, c'è Rummenigge che ti guarda. Certamente c'è mio amico Kalle, però spero che mi possa liberare di tutti questi fatti perché è una gara importante per noi tutti. E poi con il potentissimo Karl-Heinz Rummenigge. Questo è il suo pubblico, Rummenigge. Es läuft mir eiskalt den Rücken runter, muss ich sagen, aber es macht wahnsinnig Spaß. Dice, è una grandissima emozione che sento e sono felicissimo di giocare qua l'anno prossimo. L'acquisto di Rummenigge rientra in una strategia che è già stata annunciata tempo fa ed è quella di costruire un'Inter competitiva. Karl-Heinz Rummenigge è stato il mio primo giocatore, un giocatore che ho acquistato. Quando ho firmato il contratto nell'Inter volevamo cambiare anche un po' la vita. Io ho giocato 10 anni nel Bayern, ma noi volevamo vedere qualcosa di nuovo, altra gente, nuova gente. Volevamo conoscere un nuovo paese. Abbiamo scelto Italia perché è un paese preferito di noi. Abbiamo fatto sempre le nostre vacanze in Italia. Questa società per me è una società eccezionale, i nostri tifosi sono eccezionali, in questo momento è tutto a posto, sto bene. Una persona corretta, onesta, una persona che ha amato l'Inter e io ho amato lui perché l'ho sempre considerato il simbolo della mia presidenza. Sono stati anni belli, felici, posso soltanto ringraziare sia dall'Inter sia dai tifosi dell'Inter e poi anche un po' diciamo da tutto il paese perché mi hanno sempre voluto bene e penso che il rapporto tra me e l'Inter o tutto il paese ancora oggi è abbastanza positivo. Kalle è un campione, la promessa di un Inter che entra in una nuova dimensione. Una promessa che trova compimento pochi anni più tardi, con lo scudetto dei record e i trionfi europei in Coppa UEFA. Epoca di emozioni forti e impetuose, vero e proprio Sturm und Drang nerazzurro. Successi storici, indimenticabili, legati indissolubilmente a uno straordinario trio teutonico, formato da Lothar Matthäus, Andreas Brehme e Jürgen Klinsmann.
saluto i tifosi dell'Inter e tutti gli sportivi italiani. Lothar Matthäus mi era stato consigliato da Calle Rummenigge. Ricordo che organizzai una cenetta a casa mia con Calle e con Lothar. Però Lothar mi disse: quest'anno, prossimo anno non posso venire. Tra 2 anni, però gioco nell'Inter se lei è sempre d'accordo. Con il dottor Giuliani, il presidente Pellegrini, operavamo molto, ci spostavamo durante la settimana, era il tempo in cui si poteva andare direttamente a contatto con i giocatori, quindi anche a vederci negli occhi, guardarci negli occhi. Ero sempre in contatto con Inter, Trapattoni ha fatto una visita a Monaco, a casa mia, 2 volte. Io ho pensato dall'inizio, Inter è il mio club per il futuro, il mio club in Italia. Numero 6 a Matteoli, numero 8 a Berti. Che numero è libero per me? Numero 10. Io non sono numero 10, non sono Platini, non sono Maradona. Io sono un altro giocatore. Ma tu non sei Maradona, tu non sei Platini come giocatore, ma tu sei più importante da questi giocatori per me. Per quello devi giocare con il numero 10. Io ho giocato con Maradona. Dopo Maradona il più grande giocatore che ho visto è Lothar Matthäus. Era l'unico che poteva cambiare la partita da solo. Dava una carica straordinaria, un po' pazzo, un po' come me. Era un centrocampo straordinario, veramente. Lothar fortissimo. Una resistenza tecnica, destro, sinistro, non mollava mai. Tedesco, un panzer, fantastico. Lui era completo, era veloce, un tiro col piede destro veramente eccezionale, anche fisicamente era lui a posto, era una persona, quando una squadra ha bisogno di un giocatore come lui era sempre pronto. Trasformava le partite, dava un'impronta, lui era uno che sapeva fare le 2 fasi, possesso e non possesso. Lui ti poteva marcare Maradona, ti poteva andare a fare gol, ti poteva andare a fare il cross, ti poteva strappare, no? Come si può dire? E quei giocatori che hanno una reattività da 0 a 100 e quindi la capacità di dare ritmo alla gara. Io sono venuto qui per vincere, io voglio vincere sempre. E questo carattere manca di questa squadra, perché i giocatori erano bravi, tutti, ma io ho provocato questi giocatori. Quando giochiamo fuori casa non giochiamo per un pareggio, giochiamo per vincere. Non aveva paura di nessuno. Noi buona squadra, buono calciatore e non paura per altra squadra. Quando Lothar decideva che bisognava vincere, si vinceva. Quando lo incontravo a Pilettina, che mi sentivo dire: Presidente, venendomi incontro, domani vinciamo. Il tedesco convinto di battere chiunque. Gli ho insegnato io a Lothar Matthäus, e non sapeva fare niente quando è arrivato in Italia. Ha visto la mia estrosità, la mia corsa, ha voluto imitarmi, l'ha fatto forse un po' meglio, però comunque bravo Lothar, ha imparato bene. Matteo. Per me questo scudetto è uguale importante 3 scudetti con Bayern in Germania. Il pallone d'oro puoi vincere solo con una buona squadra, perché quando non fai titoli non puoi vincere un pallone d'oro. E io in questi anni ho giocato non solo per Inter, anche per la squadra tedesca che ha vinto il mondiale. Queste squadre, questi giocatori di queste squadre mi hanno aiutato tanto. Abbiamo fatto buoni risultati. Per quello questo pallone d'oro non è una cosa solo per me, una trofea per la squadra, per i miei compagni che hanno aiutato me
di prendere questo pallone d'oro a San Siro 90. Parte anche Matteus, tira e segna. Violentissima conclusione da parte di Matteus che porta in vantaggio l'Inter. Il consiglio è arrivato da Lothar Matthäus. Ho parlato con il manager Paolo Cigliani, era il manager dell'Inter, e ho detto: Paolo, abbiamo un giocatore a Bayern di Monaco che è fortissimo, che è terzino sinistra, può giocare anche in mezzo campo. E Paolo ha detto: come si chiama lui? Ha detto: Andreas Brehme. Mi pare che fosse anche in trattativa all'epoca con la Sampdoria, ma quando sentì il nome Inter, il mio nome modestamente, il nome di Lothar Matthäus, venne subito, firmò il contratto senza batter ciglio. Quando arriva una offerta da Italia, di Inter, io ho pensato neanche un secondo, io ho detto subito io vengo perché questo calcio era il migliore del mondo. Un giocatore che è arrivato in sordina, tra virgolette, per chi magari non conosceva il calcio internazionale, ma noi sapevamo che era un giocatore di qualità, che era un giocatore che indubbiamente era stato protagonista non solo nella squadra di appartenenza ma anche in nazionale. Un giocatore che quando prendeva palla e muoveva la palla la muoveva attraverso delle idee ben precise e delle capacità tecniche sviluppate in maniera incredibile per il ruolo che occupava. Non sapeva se era destro o sinistro neanche lui. Io gli chiedevo: Andy, ma sei destro o sinistro? Uguale, diceva. Era fantastico, aveva due piedi che erano due violini. Questo è importante per tutti i giovani giocatori, anche adesso. Bisogna veramente lavorare ogni giorno col piede destro e anche sinistro. Le sue folate, come si suol dire, sulla fascia, arrivare fino in fondo, i suoi dribbling, la sua velocità, i suoi cross, un giocatore inimitabile. Grande partita, noi team. Andy era un grande amico mio, non solo nell'Inter, anche a Bayern, anche nella squadra tedesca. Cosa ha fatto per l'Inter avete visto tutti. Noi abbiamo giocato insieme 5 anni, abbiamo vinto, abbiamo perso le partite, abbiamo condiviso tanti momenti. Ma la cosa fondamentale è il dopo, è quello che resta dopo. E tutte le volte che noi ci incontravamo a San Siro era un momento molto bello, perché lui è sempre stato una persona aperta, sincera, leale, simpatica. Con i problemi che ha avuto anche lui, era lui che invece ti dava forza a te e ti diceva: dai, ci sono io, non ti preoccupare. Veramente 4 anni all'Inter, anche questo club è il mio cuore. Quando ho ricevuto la prima chiamata dell'Inter per magari diventare un giocatore nerazzurro, per me è stato come un sogno, perché giocando in una società come Stoccarda non è il livello dell'Inter, no? Come immagine, come società. Per me è stata una sensazione bellissima.
Per me personalmente è stato bello perché avevo Lothar Matthäus e Andy Brehme come compagni che mi spiegavano tantissimo quando sono arrivato lì a Milano. Mi hanno dato una mano, mi hanno fatto capire come funzionano le cose, però la base della squadra è stata sempre italiana, la base è stata Bergomi, Ferri, Berti, Aldo Serena, Azenga, tanti campioni italiani che facevano parte del gruppo. E questo è stato bello perché ti sentivi proprio più italiano che straniero. Siamo al 10° del primo tempo supplementare, il risultato è di 2-1 a favore dell'Inter. Esattamente lo stesso risultato che era maturato nel match d'andata. Serena conquista un buon pallone, lo dà a Bianchi, converge Bianchi. Da Klinsmann, gol di Klinsmann! Eravamo tutti 5 l'anno scorso nella finale della Coppa del Mondo, dei Mondiali a Roma, e adesso ci troviamo ancora a Roma fra 2 settimane per decidere questa Coppa UEFA. Un bel fatto. I ricordi sono bellissimi perché abbiamo avuto quei tempi, quando abbiamo fatto quella finale con la Roma, abbiamo avuto una bellissima squadra con Walter Zenga, Riccardo Ferri, Mandorlini, Giuseppe Bergomi, Baresi, ovviamente i 3 tedeschi, Aldo Serena, il matto Nicola Berti. Abbiamo avuto una squadra, ci siamo divertiti, stavamo anche bene insieme come gruppo. Intanto c'è Klinsmann che si libera. Klinsmann in area, va Klinsmann, mette in mezzo, porta vuota, e raddoppio di Berti su iniziativa di Klinsmann. Il fischio finale, l'ultimo episodio, l'Inter ha vinto la Coppa UEFA. L'Inter è sempre stata una squadra del cuore e rimane sempre una squadra del cuore. Ho passato 3 anni all'Inter, 3 anni molto belli. È successo a me, credo che sia anche successo a Kalle Rummenigge o a Lothar Matthäus, a Andy Brehme. Quando torniamo a Milano o sul lago di Como la gente li riconosce, parla sempre di quei tempi, quasi 20 anni fa. E questa è una cosa molto speciale perché non ti succede una cosa così quando magari hai giocato per un'altra squadra in Inghilterra oppure in Francia o in Spagna. La classe di Lothar, l'efficienza di Andy, la spettacolarità di Jürgen, campioni con l'Inter e con la Germania in un'estate italiana entrata nell'immaginario collettivo. L'Inter e la Germania diventano sinonimi, bandiere nerazzurre e tedesche sventolano insieme. Una tradizione che prosegue con Matthias Sammer e Lukas Podolski, campioni che però vivono i loro anni migliori lontano da Milano, fino alla nostra epoca, un'epoca inaugurata dagli inserimenti sul secondo palo di Robin Gosens e che oggi trova nuova energia nella sicurezza di Jan Orel Bisek. For the colors, for the glory. As a football player, it's your biggest dream to play for a big club, and I'm pretty sure Inter is one of the biggest clubs in the world. So of course I was very happy, but also very proud. I was so young when I started playing football, so it just kind of stuck with me. And then in 2006, the World Cup was in Germany, where I grew up, and it was just an amazing event. I went to a couple games in the stadium in my hometown in Cologne. It was just an amazing thing to witness as a child, so I think that's when it really started. 3-5-2 targato mister Inzaghi, con Sommer in porta, Bisek all'esordio assoluto in Champions League. Lo vedo lavorare quotidianamente, è un ragazzo che lavora molto bene, che si è inserito benissimo nel gruppo e ha la fortuna di allenarsi quotidianamente con giocatori molto bravi che lo aiutano tantissimo. I hope he liked my performance. Of course there's a lot of things for me to learn
and to improve, but I'm happy that I was able to make my first step. I would say I'm a modern defender. I like to have the ball, I like to play with the ball, I like to score goals, but I mean, I'm a defender first, so I like tackling, I like winning the ball, but what I like the most is seeing the frustration in the faces of the striker, so I'm looking forward to that. Parte Ciala, buona la traiettoria, colpo di testa, e gol, 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 Bissek! It's just amazing, I don't have to say too much. It's a great feeling when all your teammates are happy for you, the whole stadium goes wild. The first one is one you will always remember, so I'm just very happy. Bissek secondo me ha una grande prospettiva, grandi margini di miglioramento, ha già ovviamente dimostrato di poterci stare benissimo in questo gruppo, in questa squadra, e lavora bene durante la settimana e sicuramente lui, che comunque come ti dicevo, venire da un'altra cultura, da altri campionati non è mai facile, però si è ambientato bene e sicuramente può fare molto bene. Bistekone, yes, I just think it's funny. I mean, if that's my new nickname, I'll take it. To be honest, it's just fun, so I'll roll with it. Bastoni, il cross di prima intenzione, arriva Bissek, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol, Bissek! You always have to believe. I was just happy that the coach put me in the game in the first place, and I mean, you don't get too many chances as an athlete, so when you play, you have to take them. I think I took my chance today, and I'm just happy that I could help the team to win. If you've asked me like two years ago if I would ever play for a club this big, I would honestly say no. But to be here is actually a dream come true, but now it's time to work and try to get some game time.